Ciao a tutti, allora ci siamo lasciati l'ultima volta che avevo dei dubbi. Prima di iniziare questa nuova puntata volevo scusarmi con tutti i romagnoli, in particolare quelli di Cervia, perché più volte durante i miei video ho detto Cervia. Per me Cervia è veramente difficile da pronunciare, però è uguale, come si dice Bologna, si dice Cervia, quindi va detta nel modo giusto. Quindi intanto mi scuso con tutti e poi venite a scoprire con me la mia strategia di gara per appunto l'Ironman 70.3 di Cervia. Ho sentito i miei familiari, tutti sono preoccupatissimi per questa gara di endurance, l'Ironman 70.3. Capisco anche perché nella settimana, diciamo subito dopo Ferragosto, c'è stato un incidente, diciamo sono morte 2 persone purtroppo a Cork in Irlanda durante un Ironman, quindi durante la frazione di nuoto, probabilmente per malori, e questo ha messo ovviamente in allarme un po' tutti, la mia famiglia si sono un po' tutti preoccupati. Allora, sono incidenti che possono succedere, chiaramente se c'è un malore, che sia una gara o che sia semplicemente un bagno al mare, può succedere in qualunque momento che ci sia un annegamento, ma insomma adesso a parte questo problema io volevo risolvere altri tipi di difficoltà. Più che altro ero preoccupato per la gara, per avere una strategia di gara. Ho sentito il mio allenatore, abbiamo una strategia di gara. In sostanza è questa: nuoto tranquillo, devo andare lento, sereno, felice, però non cambia molto per me. Perdere 3-4 minuti durante la frazione di nuoto deve essere l'ultimo dei miei problemi, quindi nuoterò in tutta tranquillità tenendomi distante dalle boe, che così faccio passare quelli che hanno fretta. Per fortuna durante l'Ironman ci sarà una partenza scaglionata anziché il gruppone unico dove ci prendiamo a schiaffoni, calci, pugni, non ci sarà, quindi le partenze saranno scaglionate. Questo mi avvantaggia molto perché così posso fare la mia gara di nuoto in maniera molto più serena e questo mi fa tanto piacere. L'altra cosa, una volta uscito dall'acqua, la frazione di bici è la frazione in cui sono effettivamente più preparato. La frazione quindi di bici la gestirò in zona cardio aerobica, quindi starò sotto la soglia più possibile, soprattutto per la prima metà di gara, perché a Cervia il percorso prevede 90 km in cui nella metà della gara c'è una salita verso Bertinoro in cui dovrò star tranquillo. Dopo posso accelerare un po' in discesa, visto che sono molto bravo e molto pratico della discesa, potrei accelerare un pochino entrando leggermente in soglia, poi mi riposo un pochino, quindi alterno una fase un po' più veloce a una fase un po' di riposo, per poi allungare verso il finale, perché nel cambio bici corsa avrò modo di recuperare un po'. Durante la corsa, anche lì cercherò di mantenermi subito sotto la soglia per evitare di accumulare troppo acido lattico e quindi poi non farcela. L'altra strategia potrebbe essere quella di fermarsi e camminare durante i ristori della corsa, quindi se me la vedo brutta proverò a correre e alternare una camminatina quando ci sono i ristori e poi dare tutto per tutto alla fine negli ultimi 5 km. Quindi questa è un po' la strategia di gara. Per quanto riguarda l'alimentazione farò la solita colazione, poi prenderò un gel subito fuori dall'acqua, in bici prenderò un gel ogni 40 minuti per arrivare nella corsa dove prenderò un gel prima di partire e mi porterò un gel da prendere a più o meno a un'ora di distanza, quindi a metà gara di corsa prenderò l'ultimo gel che mi porterà fino alla fine. Quindi più o meno le strategie sia di velocità, sforzo, andatura le ho stabilite e quindi di base adesso mi sento molto più sereno, molto più tranquillo. La scaga non è assolutamente passata, quindi ci sarà ancora da allenarsi tantissimo, un paio di settimane che mi dissiparono dalla gara e quindi farò tutto il possibile per riuscire a farcela, per riuscire ad arrivare il più preparato possibile a questa gara. Ripeto, il mio unico obiettivo è quello di finirla nei tempi massimi, quindi ho 8 ore di tempo per chiudere. Conto di riuscire a fare nuoto più T1, quindi transizione 1, in un'oretta circa, poi con la bici saranno sulle 3 ore e mezza, diciamo 4 ore con la transizione tutta, poi 2 ore di corsa. In totale ho stimato più o meno 7 ore, 7 ore e mezza, quindi dovrei starci dentro con la programmazione che ho in questo momento.
alla fine, anche se ci metterò 7 ore e mezza o ci metterò 8 ore meno un minuto, io avrò raggiunto il mio obiettivo. Quindi non ci sono problemi, mi sento sereno, penso di farcela. Sarà una grande sfida. A un certo punto della gara dirò ma chi cacchio me l'ha fatto fare, ma alla fine penso che sarò molto felice di aver accettato questa sfida con me stesso. Adesso tocca andare ad allenarsi, perché non posso perdere neanche un minuto e devo assolutamente darmi da fare.